Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme il pandoro classico sfogliato in teglia. Per tutti coloro che non hanno in casa lo stampo classico da pandoro sarà possibile preparare questo magnifico dolce. L'impasto lo prepariamo interamente a mano. Seguite passo passo il video per ottenere anche voi a casa un risultato davvero straordinario. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Iniziamo a preparare il preimpasto o lievitino del nostro dolce. Utilizziamo latte a temperatura ambiente, un pochino di zucchero, lievito di birra fresco e farina. Io sto utilizzando una farina tecnica per pandoro e panettone che ha una W pari a 400 e ha 13 grammi di proteine. Come al solito tutti gli ingredienti li trovate scritti in info box sotto il video. Versiamo il latte in ciotola. Aggiungiamo lo zucchero e il lievito di birra. E lavoriamo con una spatolina. E adesso aggiungiamo la farina. Io sto lavorando con la spatola, ma se preferite potrete utilizzare anche una frusta. Eccolo qui, in meno di 2 minuti il nostro lievitino è pronto. Vedete? Deve essere così fluido. Ora copriamo la ciotolina con la pellicola e lo lasciamo fermentare per 40 minuti alla temperatura di 24 gradi. Ora possiamo procedere a preparare l'impasto. Utilizziamo il lievitino, vedete come ha più che raddoppiato di volume, 3 uova, farina, sempre W400, zucchero, scorza di arancia e limone bio, un pochino di sale, vaniglia in polvere e burro. Come al solito tutti i pesi sono scritti in info box sotto il video. Per prima cosa aggiungiamo nella ciotolina del burro la scorza di limone e arancia. E aggiungiamo anche la vaniglia in polvere. Al posto della vaniglia in polvere potrete utilizzare anche un cucchiaino di estratto di vaniglia. Adesso lavoriamo tutto per formare una crema profumatissima. Eccola qui, la nostra crema è pronta, la mettiamo da una parte. Versiamo in una ciotola capiente 3 uova e lo zucchero e lavoriamo con la frusta. Ora aggiungiamo il lievitino. e
e lavoriamo sempre con la frusta. E ora aggiungiamo la crema di burro. E continuiamo a lavorare. Io sto lavorando a mano, ma se vorrete potrete procedere anche con la planetaria. E adesso incorporiamo la farina. La aggiungiamo in 2 volte. L'impasto cambia consistenza, lasciamo la frusta e proseguiamo a lavorare con la spatola. E ora aggiungiamo il resto della farina. Ne lasciamo un pochino per la lavorazione sul piano di lavoro. Insieme alla farina aggiungiamo il sale. Ora, prima di lavorare l'impasto sul piano di lavoro, copriamo la ciotola con la pellicola e attendiamo 15 minuti. Dopo il breve riposo possiamo infarinare leggermente il piano di lavoro e rovesciamo l'impasto sul piano. E ora lo lavoriamo. Lo allunghiamo, lo giriamo e lo richiudiamo su se stesso.
Eccolo qui il nostro impasto morbido. E profumato. Ora lo possiamo mettere a lievitare in una ciotola pulita. Copriamo la ciotola con la pellicola. E alla temperatura di 24 gradi aspettiamo che l'impasto raddoppi di volume. Dopo 3 ore a 24 gradi il mio impasto ha più che raddoppiato di volume. Adesso dobbiamo procedere alla sfogliatura, quindi infariniamo leggermente il piano di lavoro e rovesciamo l'impasto sul piano. È un impasto meraviglioso e c'è un profumo di agrumi e vaniglia incredibile. Ora allarghiamo l'impasto e lo schiacciamo un pochino. Cerchiamo di dare all'impasto la forma di un quadrato. E ora prendo in frigo la mattonella di burro che ho preparato in precedenza. E ora chiudiamo l'impasto. Pizzichiamo così con pollice e indice i bordi per sigillarli e facciamo pressione così con la mano per allungare un pochino l'impasto. Ora solleviamo l'impasto, prendiamo il mattarello e iniziamo la stesura. Facciamo prima pressione in questo modo e poi stendiamo. Prima verso l'alto, partendo così dal centro e poi dalla parte opposta. Ora facciamo fare al nostro impasto un quarto di giro, così, e lo chiudiamo. Facciamo una piega a 4. In questo modo, vedete, 1, 2, 3, 4. Ora schiacciamo di nuovo con le mani e poi col mattarello. Aiutiamoci con un pizzico di farina durante la stesura e ripetiamo gli stessi movimenti dal centro verso l'alto e poi dalla parte opposta. Solleviamo di nuovo la pasta e la giriamo e facciamo un'altra piega
Questa volta la facciamo a 3. Ancora un pizzico di farina e allunghiamo per l'ultima volta, esattamente come abbiamo fatto nelle 2 volte precedenti. E questa è l'ultima piega a 3 che diamo al nostro impasto, perché a questo punto il nostro impasto deve essere chiuso. Eccolo qui, il nostro impasto perfettamente chiuso. Ora possiamo trasferirlo in una teglia. Per tutti coloro che non hanno lo stampo classico da Pandoro, questa volta noi utilizziamo una teglia da 24 cm di diametro. Una volta messo l'impasto all'interno, copriamo la nostra teglia con la pellicola e attendiamo che l'impasto cresca di volume. Dopo 4 ore di lievitazione il nostro pandoro è pronto per andare in forno. Io ho preriscaldato il forno in modalità statica a 150 gradi e lascio cuocere il pandoro per 40-45 minuti circa. Dopo 15 minuti copro la superficie con un foglio di carta d'alluminio. Eccolo qui, il nostro meraviglioso pandoro senza stampo appena sfornato. Guardate che doratura che abbiamo ottenuto, è un vero e proprio pandoro. Ora copro con un tovagliolo pulito la teglia e lascio raffreddare completamente. Il nostro pandoro è completamente freddo e ora possiamo toglierlo dalla teglia. Guardate che magnifica doratura che abbiamo ottenuto. Ora possiamo spolverare il nostro pandoro con zucchero a velo vanigliato. Ho messo anche un tulle rosso tipico natalizio e adesso tagliamo una fetta di pandoro insieme. Abbiamo ottenuto un pandoro profumatissimo e super soffice. Pur non avendo a casa uno stampo classico da pandoro, possiamo preparare il pandoro con le nostre mani utilizzando una comunissima teglia per torte. Logicamente chi di voi ha in casa uno stampo da pandoro da 1 chilo potrà realizzare questo dolce seguendo esattamente il procedimento e le modalità di cottura.
Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che il mio Pandoro in teglia sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.